Dietro le quinte del Ritiro, ti chiedo chi è il tuo compagno più puntuale? Quest'anno il mio compagno più puntuale è Lorenzo Venuti, perché è fissato con la palestra, con i pettorali, e quindi lo trovo sempre in palestra un'ora e mezzo prima dell'allenamento a fare parte alta, quindi quest'anno lo do a lui il premio di puntualità. Invece chi è il tuo compagno più vanitoso? Il compagno più vanitoso non può essere che Riccardo Sottil, perché ha una considerazione di sé per me sproporzionata, però ci fa una testa così con tutte le sue lodi continuamente. Il più bello e il più brutto? Il giocatore più bello del Ritiro, Gabriele Gori, grazie a questo ciuffo fluente che quest'anno ha presentato. Il più brutto hai detto? Sì. No dai, non posso dirlo, mi dispiace. Riccardo Saponara, seconda stagione consecutiva in viola, dopo quella molto positiva appena conclusa, possiamo dire che ti sei preso la Fiorentina? Credo che la stagione passata abbia sancito quanto io possa starci in questo ambiente, grazie alle opportunità che il mister mi ha concesso durante l'anno. Ho potuto finalmente esprimere le mie potenzialità con la maglia viola, che è una cosa che da tanto tempo ricercavo e volevo, e finalmente ne ho avuto l'occasione l'anno scorso. E quest'anno abbiamo il compito di ripeterci, sarà una stagione ancora più complicata per gli impegni che andremo ad affrontare, e quindi saremo chiamati ad aumentare ancora di più il livello di prestazione. Che cosa vuol dire indossare la maglia viola, una maglia storica, una città importante, avere indosso questi colori? Indossare la maglia viola per noi è un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Vestiamo dei colori di una città, una grandissima storia, una grandissima cultura, quindi noi abbiamo il dovere di rappresentare al meglio questi colori. Credo che l'anno scorso abbiamo avuto il merito di riportare la Fiorentina nelle posizioni di classifica che più le competono, svolgendo un grande lavoro grazie sicuramente all'apporto tecnico del mister e del suo staff. Il mio rapporto con Italiano è sicuramente schietto e sincero, è nato 2 anni fa quando sono approdato a Spezia, e da subito è nato un rapporto di sintonia tecnica ma anche umana, e questo mi ha sicuramente agevolato nelle prestazioni. È un allenatore che chiede tantissimo ai propri ragazzi, non permette mai di rilassarsi, e questo sicuramente fa sì che ogni ragazzo della squadra, ogni componente debba fornire prestazioni migliori sia in allenamento che in partita, dal primo all'ultimo minuto. È veramente tosto in campo, non ti lascia respirare neanche un secondo, quindi sei costretto a tirar fuori il meglio fin da subito, fino all'ultimo secondo. Diciamo che queste caratteristiche le abbiamo viste anche in questi giorni di ritiro. Non ti arrabbi quindi se vi fa correre troppo? Insomma, come sta andando questo ritiro? Il ritiro sta procedendo bene, i carichi sono pesanti ma credo giusti. La preparazione del mister è tanto faticosa quanto esigente dal punto di vista tecnico. Il mister vuole sempre abbinare lavoro fisico a qualità col pallone, quindi quest'anno ci siamo presentati con una rosa che è quasi la stessa rispetto all'anno scorso, quindi siamo partiti da una base diciamo più avanzata, dove abbiamo potuto riprendere le cose dell'anno scorso senza dover ripartire da capo, e questo ci agevola sicuramente, e agevola sicuramente chi è arrivato oggi come nuovo innesto ad inserirsi. Dall'anno scorso possiamo dire che Saponara è sinonimo di grandi gol ma anche di grandi giocate? Durante la partita cerco sempre di provare qualche giocata particolare, perché soprattutto nei momenti dove magari non riesco a brillare all'interno della partita, sono giocate che magari mi aiutano invece a ritrovare quello spunto che magari non sto trovando in un determinato momento della partita. A volte le forzo anche magari sbagliando, proprio perché mi aiutano a ritrovare confidenza con la palla e col campo. L'anno scorso qualche bella giocata mi è riuscita, soprattutto appunto quella col Milan, perché comunque è stata una cornice davvero bellissima in casa, contro la capolista che ancora non aveva perso in campionato, e soprattutto davanti al nostro pubblico e sotto la curva Fiesole, quindi è stata una gioia bellissima. C'erano i miei genitori nella tribuna sovrastante, è stata una gioia immensa per tutti. Però anche il primo gol col Genoa è stato tanto bello quanto importante, perché diciamo dopo questi 3 anni passati in cui ero stato in prestito in altre squadre, avevo tantissima voglia di affermarmi con questa maglia, di togliermi di dosso, diciamo, questa insoddisfazione di non essere riuscito in passato a esprimermi al meglio, e quel gol lì è stata una liberazione
enorme, tant'è che poi tutti i miei compagni che mi conoscono mi hanno fatto una grandissima festa perché erano veramente contenti per me. Ci proiettiamo invece un attimo al futuro, che poi è abbastanza imminente, perché ricomincia il campionato, si parte in casa con la Cremonese neopromossa che avrà voglia comunque di far bene. Che partita sarà? Sarà una partita difficile perché è la prima di campionato e diciamo le incognite sono sempre tante quando si riparte con l'inizio della stagione. Le partite di Serie A sono tutte da giocare, sono sempre insidiose, dovremo cercare subito di partire con la nostra identità, che è quella che dovrà caratterizzare tutta la nostra stagione, e sfruttare sicuramente il fattore campo che quest'anno ci ha dato una grande mano. E quando riusciamo a fornire le nostre prestazioni tipiche ci portiamo dietro il pubblico e questo ci dà una mano ulteriore. Quanto è importante il rapporto con i tifosi e questo entusiasmo che vi trasmettono? Diciamo che l'entusiasmo con i tifosi siamo noi a doverlo creare, siamo noi con le nostre prestazioni, con il nostro gioco, con la nostra intensità, e l'anno scorso ci siamo riusciti fin da subito, siamo riusciti diciamo, ad assimilare i concetti del mister fin da subito. Questo ci ha permesso di partire in quarta in campionato, anche contro le attese probabilmente siamo riusciti a partire subito come avremmo voluto, e questo ci ha dato la spinta per poter fare un campionato sempre, diciamo, in quelle zone lì senza dover rincorrere nessuno, e quest'anno percepiamo appunto la felicità dei tifosi per quello che abbiamo fatto quest'anno, ma è quello che ci deve caricare per poter ricompiere lo stesso campionato dell'anno scorso. C'hai una chiave per aprire il cassetto dei sogni. In questo cassetto dei sogni di Saponara c'è anche la nazionale. La nazionale è un sogno che ogni giocatore ha nel cassetto, è sempre stato anche il mio. Chiaro che vestire la maglia della nazionale sarebbe un orgoglio immenso per me e per tutta la mia famiglia. Ovviamente passa dalle prestazioni che farò con la Fiorentina e penso che sia solo una conseguenza del lavoro che svolgerò con la maglia viola. Ti compreresti al Fantacalcio e ci devi dire se sì perché? Mi comprerei al Fantacalcio perché la precedente stagione sono riuscito ad avere una costanza di rendimento per la quale sicuramente mi risceglierei quest'anno.